Siamo a poche ore dalla fine di Stardom Sapporo Wonder Rendezvous, ma non vi preoccupate, in questo video non farò spoiler su quanto accaduto nell'evento appena concluso. Parleremo di ciò in un prossimo video che uscirà tra qualche giorno. Ecco perché vi invito a mettere un like, a condividere il video con tutti e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Quest'oggi dunque daremo spazio a Stardom Sapporo World Rendezvous, che vedrà come main event la battaglia tra Maika e Natsuko Tora, valevole per la Red Belt. Ma andiamo con ordine e partiamo quindi da un 4-way match tra Yuna Mitsumori, Ryan Ruaka e Momo Kogo. Un match d'apertura allegro e spensierato tra quattro atlete di tutto rispetto che si impegnano sempre tanto per regalarci momenti indimenticabili. Il mio pronostico in questo caso va con Yuna Mitsumori, che vedo leggermente favorita rispetto alle sue avversarie. Il prossimo match sarà una battaglia frenetica, piena zeppa di momenti interessanti. Sì, perché avremo un trios gauntlet match tra ben 15 atlete. Sarà un match davvero bello da vedere sulla carta. Il match dovrebbe essere aggiudicato dal nuovo gruppo di SLK. Sì, perché sono nettamente il trio più in forma in questo momento. Sarà comunque curioso capire come si comporteranno le atlete delle altre squadre e che tattiche useranno per provare a vincere la contesa. Nel terzo match di questa kermesse troviamo il secondo match di addio di Hanako, che questa volta affronterà Aya Sakura in un singles match. Battaglia con poco da raccontare, francamente, che verrà vinta al 100% da Hanako, o almeno credo che così lascerà momentaneamente la Stardom con una bella vittoria e potrà andare liberamente negli Stati Uniti per allenarsi maggiormente. Votiamo pagina per scoprire un altro singles match, questa volta nettamente più importante del precedente. Shuri e Konami sono pronte a darsi battaglia, soprattutto dopo i fatti occorsi negli ultimi giorni. E sì, perché il tradimento di Konami ai danni di Shuri e di tutta Gozai non è di certo passata inosservata agli occhi di Shuri, che ora cerca vendetta. Il mio pronostico va comunque in favore di Konami, che a mio avviso saprà portarsi a casa la vittoria grazie all'aiuto di qualche membro di Oedo Tai. Tag team match per noi nella prossima battaglia, dove troviamo High Contact vs Meltier. Match che potrebbe anche celare risvolti futuri. Sì, perché la probabile vittoria di Meltier spalancherebbe a Tam Nakano la possibilità di lottare contro Mayu Iwatani in un match valevole per l'IWGP Women's Championship. Vero che all'orizzonte per Tam Nakano sembrano esserci altri obiettivi, su tutti la conquista degli Artist of Stardom Championship. Vedremo. Fatto sta che la vittoria di questo match sembra pendere verso Meltier, che partono di sicuro avvantaggiate. Il prossimo match è un match super importante perché darà l'opportunità a una tra Lady C e Miyu Hamasaki di poter entrare nel 5-Star Grand Prix 2024. Una possibilità che fa gola a entrambe e che tutte e due le atlete vogliono assolutamente accaparrarsi. Per quello che stiamo vedendo ultimamente, tutte e due le lottatrici meriterebbero di poter partecipare al torneo, ma purtroppo il posto disponibile è solo uno, e allora io credo che quel posto verrà guadagnato da Miyu Hamasaki, che tra le due lottatrici, grazie anche alla nuova stable di SLK, sembra avere una marcia in più. Comunque vada il match, sarà un peccato non poter vedere una di loro nel 5-Star Grand Prix. Passiamo al co-main event della kermesse, dove troviamo Saya Kamitani pronta a difendere il suo High Speed Championship contro Mei Seira. Match un po' più difficile da pronosticare rispetto ai precedenti, perché entrambe le atlete hanno la concreta possibilità di poter vincere l'incontro. Sulla carta Saya Kamitani parte di certo avvantaggiata, ma non dobbiamo assolutamente sottovalutare Mei Seira, che si presenta al match con nuovo vigore grazie alla sua
nuova stable. Il mio pronostico va comunque in favore di Saya Kamitani, ma non nego che la possibilità di avere una nuova campionessa c'è e come, anche perché se nel futuro di Saya Kamitani ci dovrebbe essere la vittoria del 5-Star Grand Prix, allora questa sarebbe l'occasione perfetta per liberarla dalla SP Title in modo da farla concentrare su un nuovo obiettivo. Voltiamo pagina e concentriamoci sul World of Stardom Championship che verrà difeso da Maika nel main event dello show contro Natsuko Tora. Rispetto al main event tra Saori Anou e Natsupoi, questo match è inferiore come pathos. Di certo non si erano le state aspettative, diciamo, che si potevano avere con il match valevole per la White Belt. Sta di fatto che il match in sé è super importante, proprio perché metterà in palio la Red Belt, il titolo più importante della compagnia. Non so voi, ma vedo una vittoria di Maika abbastanza scontata, francamente, perché sì, è vero, Natsuko Tora è un'avversaria pericolosa grazie alle sue alleate che possono darle manforte in ogni momento, ma non credo riuscirà comunque a superare Maika. Il regno di Maika penso possa continuare tranquillamente, anche perché credo che nel suo futuro possano esserci sfide con Saya Kamitani e Tam Nakano. Ma questa è un'altra storia che molto probabilmente riprenderemo in futuro. Per adesso questa è la card di Stardom Sapporo World Rendezvous, pay-per-view che ancora una volta vi ricordo andrà in onda domenica 28 luglio. Come sempre vi invito a lasciare il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Inoltre in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto dedicato al wrestling femminile mondiale. Allora, se anche voi, come me, siete fans del wrestling femminile, dovete assolutamente seguire Donne tra le corde sui canali social e sul sito web per restare aggiornati con ciò che accade nella nostra disciplina preferita. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. See you next time. Bye poi!